Amiche e amici di Solfatara News, quando i nostri droni si alzano in volo sopra la Solfatara e la fumarola Pisciarelli non stanno semplicemente riprendendo immagini suggestive. Stanno intercettando, giorno dopo giorno, i segnali vitali di una delle aree vulcaniche più complesse, instabili e sorvegliate d'Europa. I Campi Flegrei non sono un territorio immobile. Sono una caldera attiva che pulsa, degassa, si solleva e si deforma, come un organismo vivo. È un sistema dinamico, in continua evoluzione, che comunica attraverso segnali spesso invisibili a occhio nudo, ma chiarissimi per chi li osserva con costanza. Il nostro lavoro nasce proprio da qui: osservare, documentare e informare senza semplificazioni. Anche oggi siamo qui per portarvi dati aggiornati, immagini dal campo e osservazioni dirette. Lo facciamo ogni giorno perché questa terra fragile non può permettersi superficialità né silenzi. Prima di entrare nel cuore di questo nuovo aggiornamento, ricordiamo che potete sostenere il nostro lavoro quotidiano attraverso il nostro spazio Buy Me a Coffee. Non è un obbligo, ma un gesto libero che ci permette di continuare a volare con i droni, sostituire batterie, mantenere operative le attrezzature e garantire un monitoraggio costante della caldera. Il link lo trovate in descrizione e nel commento fissato. Iscrivetevi ai nostri canali YouTube e TikTok e unitevi al gruppo Facebook Solfatara News Group, dove ogni giorno condividiamo immagini, dati e confronti diretti dal territorio. Oggi però, oltre al consueto monitoraggio delle aree più sensibili dell'area flegrea, dobbiamo affrontare un tema che sta sollevando interrogativi profondi e forti preoccupazioni. In una fase storica segnata da una crisi bradisismica evidente, con sollevamento del suolo continuo, sismicità persistente e segnali geochimici in evoluzione, le amministrazioni comunali di Pozzuoli e Napoli continuano a progettare grandi eventi futuri, investendo risorse ingenti nella realizzazione dell'America's Cup. Parliamo di un evento di enorme prestigio, capace di portare visibilità internazionale e benefici economici. Ma è proprio qui che emerge un paradosso difficile da ignorare. Pianificare un evento di richiamo mondiale, con migliaia di persone concentrate in una delle aree vulcaniche più instabili d'Europa, mentre da anni vengono lanciati allarmi chiari e ripetuti sui rischi potenziali, appare una contraddizione che merita una riflessione profonda. Su questo punto è intervenuto nuovamente il professor Giuseppe Mastro Lorenzo, vulcanologo di fama mondiale e primo ricercatore dell'INGV, uno dei massimi esperti dei Campi Flegrei. Le sue parole sono state nette, dure e prive di qualsiasi ambiguità. Mastro Lorenzo ha spiegato come l'attuale fase sia caratterizzata da una combinazione estremamente delicata: sollevamento rapido del suolo, sismicità continua e incremento della pressione dei fluidi magmatici e idrotermali in profondità. Ha ribadito che questo sistema vulcanico può evolvere in tempi brevi e con modalità difficilmente prevedibili e che proprio per questo la pianificazione dovrebbe essere improntata alla massima prudenza. Ciò che emerge con forza dalle sue dichiarazioni è lo sconcerto davanti a una visione che continua a progettare il futuro, come se il presente non stesse già lanciando segnali di allarme. Mastro Lorenzo ha sottolineato come la storia dei Campi Flegrei dimostri che le fasi di apparente calma non vanno mai confuse con stabilità e che ignorare o minimizzare questi segnali significa esporsi a rischi enormi, soprattutto quando si parla di concentrazione di persone in aree vulnerabili. Noi di Solfatara News non possiamo fare altro che concordare con queste valutazioni. La situazione ha dell'incredibile se si considera il quadro generale dell'area flegrea: problemi strutturali irrisolti, criticità sulla sicurezza pubblica, vie di fuga spesso inadeguate e una lentezza cronica nel riparare i danni già esistenti. Parlare di grandi eventi mentre queste fragilità restano irrisolte appare quantomeno surreale. Come sempre, nonostante il maltempo, abbiamo proseguito il nostro monitoraggio sul campo. Ci siamo diretti nella fumarola Pisciarelli, uno dei punti più critici e osservati dell'intera caldera. Qui la situazione continua a mostrare segnali evidenti di pressione interna. Abbiamo osservato getti di fango sempre più marcati, chiaro indicatore di una spinta dal basso in aumento. Chi segue il nostro canale da tempo può notare senza difficoltà le deformazioni progressive dell'area.
cambiamenti che non avvengono in secoli ma nell'arco di pochi mesi. Ricordiamo che la fumarola Pisciarelli è la più monitorata dei Campi Flegrei e che anche l'INGV ha più volte confermato come la rapidità delle sue deformazioni nel breve periodo sia un elemento di forte attenzione. Oggi abbiamo rilevato una temperatura di 105,3 gradi centigradi, un valore elevato che conferma un trend in crescita costante, indipendente dalla bassa sismicità del periodo. Questo dato dimostra come l'energia del sistema continui ad accumularsi. A schermo, come sempre, vi mostriamo il grafico aggiornato delle temperature rilevate nei giorni e nelle settimane precedenti. Successivamente ci siamo spostati alla fumarola Bocca Grande, che si presenta in pienissima attività. Qui la pressione è fortissima, con getti continui di vapore vulcanico che testimoniano l'elevata energia in gioco. La temperatura rilevata oggi è di 182,9 gradi centigradi, un valore estremamente alto. Anche in questo caso vi mostriamo il grafico aggiornato per permettervi di osservare l'andamento nel tempo. Dalla nostra esperienza maturata attraverso il monitoraggio quotidiano, le rilevazioni termiche e la vita diretta sul territorio come cittadini dell'area flegrea, i dubbi sulla sicurezza di eventi di massa in questo contesto non fanno che aumentare. A rendere il quadro ancora più critico è la scelta di individuare il rione Terra, cuore storico di Pozzuoli e zona tra le più interessate dal sollevamento del suolo, come quartier generale dell'America's Cup. Una decisione che appare in aperto contrasto con le raccomandazioni di prudenza espresse dai massimi esperti. Viviamo in un mondo in cui troppo spesso il fattore economico viene anteposto alla sicurezza delle persone. Solo dopo le tragedie arrivano i rimpianti, le domande e i "si poteva fare di più". Quanto accaduto recentemente in Svizzera, con l'incendio di una discoteca durante una serata di festa che ha causato decine di vittime, è l'ennesimo esempio di come la sottovalutazione dei rischi e delle condizioni di sicurezza possa trasformare un evento in una catastrofe. Un episodio che sta facendo discutere tutta l'Europa e che dovrebbe insegnare qualcosa prima che sia troppo tardi. Il nostro obiettivo non è creare panico, ma consapevolezza. Continuare a osservare, misurare, documentare e informare è l'unico modo per dare voce a una terra che parla ogni giorno attraverso i suoi segnali. Continuate a seguirci, condividete i nostri contenuti e restate informati, perché conoscere significa essere preparati. Un caro saluto da Solfatara News. Ci vediamo nel prossimo aggiornamento direttamente dal cuore dei Campi Flegrei.